Benvenuti al nostro tredicesimo episodio di Italy Leads the Change, i nostri appuntamenti che ci fanno parlare con i nostri partner che parleranno appunto durante queste interviste della loro passione, delle loro attività e soprattutto di quello che vorrebbero che cambiasse dopo questo lockdown che c'è stato e tutte le opportunità che ci possono essere. Oggi abbiamo con noi Adriano Moretti, un giovanissimo imprenditore, esperto di vino, che porta avanti con la sua famiglia un'azienda agricola e anche vinicola che si chiama Baiai, che dà quel tocco di originalità al territorio, ma soprattutto anche un valore aggiunto. C'è una storia molto carina dietro diciamo, l'inizio della passione di Adriano, ma lascio ad Adriano appunto spiegare che cosa c'è dietro. Adriano, ciao e benvenuto a Italy Leads the Change. Grazie, io ti ringrazio tantissimo per l'invito, per avermi reso partecipe di questo progetto. Io sono sempre super carico per queste cose, mi piacciono un sacco. Bene, lo so. Aiutano non me come azienda, ma aiutano il mio territorio, quindi tutto quello che posso fare, sono da tutte le parti come il prezzemolo. Bene. E poi le sai spiegare molto bene. La passione che poi trasmetti è importantissima, per questo noi ci fa piacere parlare Grazie con te. mille. Allora, hai già anticipato un pochettino di cosine tu. Allora, io sono Adriano Moretti dell'azienda Baiai. Non sono straniero, per questo nome Baiai sembrerebbe. In realtà Baiai è un soprannome della famiglia di mia nonna. Nel nostro dialetto piemontese significa gli sbadigliatori, perché mi hanno raccontato gli anziani che a quanto pare la famiglia di mia nonna non è che si ammazzasse proprio di lavoro, no? Però lavorava forse con lo spirito giusto, ovvero quello di dire: ho un tetto sulla testa, ho da mangiare tutti i giorni, quello mi basta e quello mi serve per andare avanti. E forse non è neanche così sbagliato, no? Se ci pensiamo bene. Allora, io nell'azienda sono il famoso winemaker, no? Quello che adesso va tanto di moda chiamare winemaker. In realtà mi piace più descrivermi come vigneron, no? Che mi sa più di artigianali, mi sa più di collegato alla terra. Io ho iniziato la mia avventura in azienda 6 anni fa, arrivando da tutt'altro. Infatti ho avuto un percorso, come sai, prima liceo classico, poi scienze politiche, poi un po' di carriera politica. Dopodiché ho capito che la politica non è per gli onesti e allora sono tornato a casa, anche se prima ero uno di quelli della mia generazione che stava per partire per l'Australia, perché io parlo 3 lingue, ho sempre fatto cameriere, di vino ne ho sempre saputo qualcosa, e ho detto chissà che là non posso trovare fortuna. È andata così, io ho detto a mio padre: guarda, io piuttosto che non contare niente qua, vado a contare niente là. Lì mio papà si è un po' preoccupato, mi ha detto: va bene Adriano, da domani dimmi cosa vuoi fare e io ti lascio spazio. E allora ho detto: va bene, io faccio il vino. Ma va bene, fai pure il vino, divertiti. 2 secondi di gioia, poi capisci che gli studi di scienze politiche non bastano a saper fare il vino. E allora da lì, diciamo, è iniziata la mia seconda vita, no? Quindi ho ricominciato a studiare, mi sono fatto affiancare da chi ne sapeva più di me e oggi lavoro in autonomia da 2 anni. Bravissimo. Inoltre, come sai, poi la cosa si è implementata, no? Quindi oltre al vino si è poi aggiunto l'agriturismo, si è poi aggiunta la parte di ristorazione che è diventata poi fondamentale per far apprezzare il vino e per far apprezzare quello che è il territorio e per offrire appunto esperienze esclusive per aiutare a conoscere ancora meglio il territorio. Esatto, bravissima. Infatti volevo specificare che Adriano con la sua azienda, appunto ha detto punto di ristorazione, per noi è un punto di riferimento per appunto dei pranzi autentici con una vista meravigliosa, perché dalla terrazza, dal giardino dell'azienda si possono vedere le rocche, ma poi le rocche poi ve le spiegherà bene Adriano cosa sono e andremo a spiegare anche quello. Ed è una esperienza assolutamente autentica, perché ecco, quando le persone vengono da me: noi vogliamo un'esperienza autentica, qui troviamo l'autenticità vera e propria e soprattutto un qualcosa di genuino, perché il vino è buonissimo e anche il mangiare è ottimo.
tutto fatto appunto, tutto quello che noi mangiamo lì è proveniente dall'azienda di Adriano, quindi super genuino. E a questo proposito, qual è l'importanza secondo te dell'ospitalità in cantina per conoscere appunto il vino, tramite il vino l'identità di un territorio, come il Piemonte, perché ci troviamo in Piemonte? Allora, a me questa domanda qua piace tantissimo, no? Perché noi usciamo da un periodo di lockdown, quindi dove siamo stati chiusi e la possibilità di fare queste esperienze non era possibile. E abbiamo visto spuntare come funghi e-commerce, che per carità vanno benissimo magari nel periodo in cui la gente non può uscire, però ancora adesso, quando è finita l'emergenza, secondo me continuare a puntare su quello, cioè non è quella secondo me la strada giusta. Bisogna veramente ritornare, la gente in questo momento, diciamocelo tutta, ha paura di uscire, la maggior parte ha ancora paura. Però noi dobbiamo lavorare per riportare le persone in azienda, perché ti faccio l'esempio, comprare una bottiglia, arrivare a casa, comprarla magari solo perché conosci il vitigno, conosci la zona, non è la stessa cosa. Il mio Arneis può essere uguale a 1000 altri. Quello che lo rende differente sono io, il mio territorio e la mia esperienza, la mia famiglia e tutto quello che gira attorno a quel vino, altrimenti è solamente una bottiglia di un vino, di una varietà che conosco, di una certa zona e basta, nient'altro. È qui che diventa fondamentale l'esperienza. Io sin dall'inizio non ho mai puntato su vendere il vino, infatti la gente mi fa: ma come fai a vendere tutto questo vino in azienda? Ma perché io non voglio venderlo, non me ne frega niente di vendere il vino. Quando la gente viene qua io racconto un territorio, poi ti racconto la mia storia e poi se assaggi il vino e ti piace lo compri, se non ti piace amici come prima, però tornerai a casa e dirai: sono stato nel Roero, un posto bellissimo, non lo conoscevo e lo consiglierai ad altri. Su questo si deve basare secondo me il nostro lavoro nell'offrire l'esperienza alle persone. Bravissimo, sono d'accordissimo, perché tanto il virtuale non potrà mai sostituire l'esperienza fisica. E detto veramente da una persona giovane come te, mi fa ancora più piacere, perché dicono tutti millennial, sai, sono quelli che poi fanno, cioè, eventi virtuali, ma secondo me non è così. Sono proprio contenta che hai detto questo, Adriano, guarda. Saper coltivare una vigna, quanto è importante per la tutela di un territorio? È fondamentale non solo saper coltivare la vigna, ma tu sai che noi ci definiamo custodi del territorio. Cosa vuol dire essere custodi del territorio? Vuol dire non snaturarlo in nome del dio denaro, no? È una cosa che sembra una falsa retorica, sembra una cosa buttata lì così. Invece no, noi ci crediamo davvero, tant'è che noi non abbiamo solo vigni, abbiamo anche altre coltivazioni, abbiamo boschi che sono fondamentali per mantenere una fauna e una flora sana. Inoltre la gente spesso non sa, per carità, paesaggi monoculturali, mi vengono in mente ad esempio le vicine Langhe, si parla di territori dove si usano magari più prodotti di sintesi, dove la fauna è costretta a dove praticamente lì ormai esiste solamente più una monocultura. Tutto quello che è la fauna è stata costretta ad andarsene, quindi abbiamo praticamente snaturato un territorio, senza contare che dove c'è una monocultura si propagano più malattie che si traduce in più prodotti di sintesi. Quindi anche lì le cose andrebbero fatte sempre con un po' di lungimiranza e con un pochettino di buonsenso. Però io capisco anche i miei colleghi in territori dove un ettaro costa a spendere poco, 1 milione di euro, forse anch'io metterei tutte vigne da tutte le parti. Sì, certo. Non bisognerebbe ragionare così, perché in realtà forse avremmo dovuto capire durante il lockdown che si può vivere veramente con poco, senza bisogno di macchinoni da milioni di euro, senza case da hollywoodiane, però forse ognuno nella sua vita ha le sue ambizioni, no? Per me è importante rispettare il territorio e la salute delle persone e la mia salute. Altri avranno altre priorità, evidentemente. È vero, e poi soprattutto dobbiamo pensare alle future generazioni e secondo me sono d'accordo anche su questo con te. Senti, il saper fare il vino è un'arte perché il vino ne è proprio il risultato, sei d'accordo? Assolutamente sì, è un'arte dove, ahimè, o per fortuna, non ci si può improvvisare, nel senso che è vero che io, ad esempio, sono arrivato da un background che non è quello vinicolo o agricolo, però mi sono messo a studiare.
Cioè bisogna essere preparati, bisogna affidarsi a persone che ne sanno più di te ed è un processo continuo di crescita. Cioè quando io a volte sento dei miei colleghi, perché io, cioè parlano come se fossero già arrivati, non si è mai arrivati, perché il mondo è in continua evoluzione, ma in tutti gli ambiti. E io prego sempre, tutti i giorni, di essere un eterno secondo, perché finché sarò un secondo vorrò sempre arrivare al primo che è più bravo di me. E quindi sarà sempre una crescita costante, avrò sempre voglia di imparare. Quindi è davvero un'arte dove non ci si può improvvisare e anche qua ognuno ha la sua visione riguardo a questo argomento. Io il vino lo vedo come un'espressione di quello che è la mia terra, il mio lavoro e la mia filosofia. Altri lo vedono come un mezzo per solamente arricchirsi, che per carità non disdegniamo il denaro perché viviamo di quello, però non si vive solo per i soldi, santo Dio. Hai ragione, e il lockdown ce l'ha fatto capire proprio alla grande, diciamo. E infatti ultimamente sentiamo spesso che il turismo cambierà, gli eventi cambieranno. E che cosa, secondo te, quali sono le opportunità e cosa vorresti che cambiasse? Allora, te lo dico sinceramente, secondo me il cambiamento grosso per le nostre zone dove il distanziamento sociale è già possibile per via appunto di spazi larghi, non cambierà più di tanto. Ho visto adesso, ho riaperto 2 settimane fa, bene o male, non è cambiato quasi nulla. Cosa secondo me invece dovrebbe cambiare è la cooperazione tra gli attori che agiscono sul territorio, nel senso che cooperiamo di più tra di noi. Io ho gli spazi, tu hai il prodotto che io non ho, mettiamoci insieme, facciamo delle cose in sinergia, diamo un'offerta più variegata a chi viene. E spesso questa è una cosa che si fa fatica a riscontrare, perché ognuno guarda il suo orticello, guardo di andare bene io, se te muori di fame non mi interessa. In realtà dovrebbe esserci una cooperazione tra noi attori turistici o comunque chi lavora in generale con il turismo, con i visitatori. Adesso ci stiamo muovendo, adesso con altri giovani produttori come me, diciamo, ma dedichiamo un sabato al mese, io ti ospito, facciamo un pomeriggio di degustazione incrociata, chi viene assaggia i miei e i tuoi vini, poi se vuole può acquistare i miei, acquistare i tuoi, acquistare tutti e due. No, no, sono d'accordo, c'è bisogno di una rete, la rete e la collaborazione, il networking è il successo di un'azienda. Da solo non si arriva da nessuna parte, insieme puoi arrivare molto più lontano. Certo. Speriamo che anche questo messaggio lockdown ce l'ha fatto capire. E infatti l'ultima domanda riguarda proprio questo. Noi purtroppo abbiamo perso recentemente un bravissimo musicista, Enzo Bosso, e che da una sua frase, diciamo la sua frase ci ha ispirato per creare Italy Leads the Change, che è sono appunto interviste che per noi è come ascoltare i nostri collaboratori come te per quello che qual è la loro attività, farla conoscere e quali potrebbero essere le opportunità sia per noi che per il resto del mondo. E lui infatti, questa frase te la ripeto, e da cui vorrei un messaggio positivo e un'opportunità per l'Italia intera, non solamente per il tuo territorio. Un grande musicista non è quello che suona più forte, ma è chi sa ascoltare, perché da lì partono, i problemi diventano opportunità. Assolutamente. A me questa frase qua fa venire tanto in mente un concetto su cui ho riflettuto tantissimo in questo periodo di chiusura, no? Secondo me questo periodo che abbiamo passato e questo nuovo inizio deve essere il momento della generosità e bisogna veramente fare musica insieme, no? Nel senso che bisogna veramente aiutarsi l'un l'altro per poter fare un bel concerto. Come dicevo prima, questo non è purtroppo sempre semplice perché ci si va a scontrare con retaggi culturali diversi, con generazioni magari più vecchie che certe cose non riescono a capirle, ma a volte anche con generazioni nuove come la mia, con cui spesso si fa fatica e ti dicono abbiamo sempre fatto così e bisogna fare a continuare così. Ma chi l'ha detto che bisogna continuare a fare così? Cioè noi possiamo rivoluzionare, abbiamo tutto in mano, possiamo rivoluzionare il mondo dall'oggi al domani, bisogna solo volerlo e lavorare insieme. Guarda, inoltre questa frase mi fa venire in mente un grande personaggio delle nostre zone che
per me nel cuore è stato quello che, allora, ci sono stati i Barolo Boys e per me nel Roero c'è stato il Roero Boy, che è Matteo Correggia, che era uno che non lavorava solo per sé, ma lavorava per tutti, lavorava per tutto il territorio, tant'è che raccontavano che quando c'erano i giornalisti del vino, che andavano per assaggiare i suoi vini, lui invitava anche i colleghi, gli diceva portate una bottiglia anche del vostro, così intanto magari assaggiano anche il vostro e scrivono qualcosa e così tutti insieme riusciamo ad aumentare a propagare quello che è il nostro territorio, che è una roba pazzesca. Questo succedeva 30 anni fa, cioè, io ero piccolino, però è una cosa secondo me bellissima e io mi sono ripromesso di non essere Roero Boys, però spero di tirare dentro altri giovani come me, di lavorare con loro per far crescere quello che è questa terra. Certo. Per quanto invece riguarda il messaggio positivo, secondo me, che si può dare a livello italiano, anche qua bisogna essere più coesi, bisogna smetterle con queste differenze nord, sud, est, ovest. L'Italia è un territorio bellissimo, unico per certi aspetti. Abbiamo la fortuna veramente di vivere in un territorio dove abbiamo tutto, abbiamo un'offerta turistica variegata. Guarda, per me un grande segnale bello è arrivato perché sono stato contattato da un'agenzia turistica, pensa, del sud Italia, della Campania, perché mi ha detto guarda, abbiamo deciso da adesso di variegare di più la nostra offerta, di spostarci anche su esperienze sul nord Italia. Per me quello lì è stato un messaggio bellissimo perché ho detto, oh, guarda, hanno deciso di ampliare i loro orizzonti e questo è quello che secondo me dovrebbero fare tutti. Certo, assolutamente. L'Italia è unica, è un pezzo solo e deve essere proprio proposta a livello nazionale, non solamente determinati territori. E durante tutto l'anno, perché le stagionalità ormai non esistono più, diciamo. Assolutamente. Perché si può fare, ecco, questa è un'altra domanda che ti volevo fare. Secondo te esiste, cioè, quali sono le tue esperienze durante tutte le stagioni? Non c'è una sola stagione in cui tu puoi vivere il territorio. Giusto? Assolutamente, assolutamente. Guarda, io ti devo dire, in passato qui si lavorava solamente un po' d'estate e durante la fiera del tartufo, famosissima ormai internazionale. Adesso si lavora bene o male, cioè prima del Covid si lavorava sempre. Io l'anno scorso, prima che ci fosse questa emergenza, a gennaio avevo tutto esaurito, tutti i weekend. Febbraio ho lavorato tantissimo, poi purtroppo, ahimè, è successo quello che è successo, però cioè, c'erano degli ottimi presupposti e la gente comunque ha voglia di muoversi e voglia di vivere delle esperienze. È ovvio che d'inverno farei delle esperienze più indoor, no? Quindi il pranzo con la degustazione, poi sai, io organizzo anche degustazioni incrociate, cioccolato e vino, cioccolato e formaggi, si cerca comunque di dare un'offerta, non solo far assaggiare vini, ma fare anche una didattica e far assaggiare altri prodotti. Ovvio che primavera, estate, autunno sono le stagioni quelle più gettonate, perché c'è chi chiede le passeggiate didattiche, c'è chi chiede i corsi di cucina, c'è chi chiede il touring e bike, la ricerca simulata del tartufo, piuttosto che la raccolta della frutta, ad esempio, che è un'altra cosa che a me è sempre sembrata banale perché ci sono nato dentro, ma mi è capitato di avere dei clienti della Svizzera o dei clienti americani che volevano vivere quell'esperienza lì perché non l'avevano mai fatto. Cioè mangiare una ciliegia raccolta dall'albero è un'esperienza, cioè è stato per loro qualcosa nel cuore, mi hanno ancora scritto dopo, mi hanno mandato le foto. Vedi che a volte siamo talmente fortunati che pensiamo che quello che di bello abbiamo sia banale. In realtà la bellezza non è mai banale, in nessun caso. No, assolutamente, soprattutto quando si parla di natura. Esatto. Senti, allora, innanzitutto ti ringrazio per il tuo tempo, per aver condiviso con noi la tua passione e per aver dato tutti questi messaggi positivi sia per gli italiani che per il mondo. Noi ci vedremo a fine settembre, incrociamo le dita, esatto, ma sono positiva e salutiamo voi di Italy's Lead the Change che ci seguite e salutiamo Adriano e le Rocche e a presto. A presto.